Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Desluratadina Actavis, Actavis Italy SPA, ultimo aggiornamento, 17 settembre 2021. Cos'ha Desluratadina Actavis? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Desluratadina Actavis durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Desluratadina Actavis? Desluratadina Actavis ha un farmaco a base del principio attivo desluratadina, appartenente alla categoria degli antiallergici antistaminici e nello specifico altri antistaminici per uso sistemico. È commercializzato in Italia dall'azienda Actavis Italy SPA. Desluratadina Actavis può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Desluratadina Actavis 5 mg 20 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Actavis Group PTC e HF. Concessionario: Actavis Italy SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: desluratadina. Gruppo terapeutico: antiallergici antistaminici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Desluratadina Actavis ha indicato per ottenere sollievo dai sintomi associati a rinite allergica, vedere paragrafo 5.1, orticaria, vedere paragrafo 5.1, posologia, adulti e adolescenti, 12 anni di età o superiore. Una compressa una volta al giorno vicino o lontano dai pasti per il sollievo dei sintomi associati alla rinite allergica, inclusa rinite allergica intermittente e persistente, e all'orticaria, vedere paragrafo 5.1. Esiste un limitato numero di studi clinici che hanno valutato l'efficacia di desluratadina negli adolescenti di età 12 e 17 anni, vedere paragrafi 4, 8 e 5.1. La formulazione in compresse non è adatta per l'uso nei neonati e nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Pertanto il medico deve prescrivere la dose e la forma farmaceutica più appropriata. Si deve trattare la rinite allergica intermittente, presenza dei sintomi per meno di 4 giorni nel corso di una settimana o per meno di 4 settimane, in accordo con la valutazione della storia clinica del paziente, e si può interrompere il trattamento dopo la risoluzione dei sintomi e ricominciare dopo che siano riapparsi. Nel caso di rinite allergica persistente, presenza dei sintomi per 4 giorni o PA nel corso di una settimana e per PA di 4 settimane, si può consigliare ai pazienti un trattamento continuativo durante il periodo di esposizione degli allergeni. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ad una qualsiasi degli eccipienti, o la luratadina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Non sono state stabilite l'efficacia e la sicurezza di desluratadina compresse nei bambini di età inferiore ai 12 anni. In caso di insufficienza renale grave, desluratadina deve essere usato con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nel corso degli studi clinici con desluratadina compresse nei quali sono stati somministrati contemporaneamente eritromicina o chetoconazolo non sono state osservate interazioni di rilevanza clinica, vedere paragrafo 5.1. In 1, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere desluratadina Actavis durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere desluratadina Actavis durante la gravidanza e l'allattamento? Negli studi sugli animali la desluratadina si è dimostrata non teratogena. Non è stata stabilita la sicurezza d'impiego del medicinale durante la gravidanza. Pertanto l'utilizzo di desluratadina durante la gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In studi clinici specifici, non si sono verificate alterazioni della capacità di guida nei pazienti che assumevano desluratadina. Comunque, è necessario informare i pazienti che, molto raramente, in alcune persone si è manifestata sonnolenza, cosa che può influenzare la loro capacità di guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati. In studi clinici condotti in un certo numero di indicazioni, comprese rinite allergica e orticaria cronica idiopatica, alla dose raccomandata di 5 mg al giorno, sono stati segnalati effetti indesiderati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, devono essere valutate misure idonee per rimuovere il principio attivo non ancora assorbito. Si raccomanda l'adozione di un trattamento sintomatico e di supporto. Sulla base di uno studio clinico a dosi ripetute, nel quale sono stati somministrati fino a 45 mg di disluratadina, 9 volte la dose terapeutica, non sono stati osservati effetti clinici di rilievo. La desluratadina non viene eliminata con l'emodialisi. Non è noto se può essere eliminata con la dialisi peritoneale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antistaminico Euro H1 antagonista, codice ATC. R06AX27. La desluratadina ha un antagonista non sedativo dell'istamina, a lunga durata d'azione e con attività antagonista selettiva per i recettori, proprietà farmacocinetiche. Le concentrazioni plasmatiche di desluratadina possono essere misurate entro 30 minuti dalla somministrazione. La desluratadina è bene assorbita con un picco di concentrazione plasmatica dopo circa 3 ore dalla somministrazione. Dati preclinici di sicurezza. La desluratadina è il principale metabolita attivo della loratadina. Gli studi non clinici condotti con la desluratadina e con la loratadina hanno dimostrato che non ci sono differenze qualitative o quantitative. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina, amido, pregelatinizzato, mannitolo, talco, magnesio stearato, rivestimento della compressa, ipromellosa 6CP, titanio diossido, e 171, macrogol 6000, indigotinala H d'alluminio, e 132. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di desluratadina Actavis a base di desluratadina sono Aerius, compressa rivestita, Aremas, Dasselta, desluratadina Aurobindo Italia, desluratadina Doc, desluratadina EG, desluratadina Milan Generics, desluratadina Milan Pharma, desluratadina Pensa, desluratadina Sandoz, desluratadina Teva, desluratadina Zentiva, e Festad. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.